Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Amix al 10% B/1 Milano SPA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Amix al 10%? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Amix al 10% durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Amix al 10%? Amix al 10% è un farmaco a base del principio attivo poliaminoacidi, appartenente alla categoria delle soluzioni nutrizionali parenterali e nello specifico soluzioni nutrizionali parenterali. È commercializzato in Italia dall'azienda B/1 Milano SPA. Amix al 10% può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Amix al 10% soluzione per infusione 10 fl. 500 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. B/1 Melsungen AG. Concessionario. B/1 Milano SPA. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo. Poliaminoacidi. Gruppo terapeutico. Soluzioni nutrizionali parenterali. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno. Indicazioni. Apporto di aminoacidi per la nutrizione parenterale, quando la nutrizione orale o enterale è impossibile, insufficiente o controindicata. Per adulti, adolescenti e bambini oltre i 2 anni di età. Posologia. Posologia. Il dosaggio deve essere regolato in base al fabbisogno personale di aminoacidi e di liquidi in funzione delle condizioni cliniche del paziente, stato nutrizionale e grado di catabolismo dell'azoto dovuto alla patologia di base. Adulti e adolescenti da 14 a 17 anni. Dose giornaliera. 1,0-2,0 g di aminoacidi /kg di peso corporeo. Uguale 10-20 ml /kg di peso corporeo. Uguale 700-1400 ml per un paziente di 70 kg. Velocità massima di infusione. 0,1 g di aminoacidi /kg di peso corporeo /h uguale 1,0 ml /kg body weight /h uguale 1,17 ml /min per un paziente di 70 kg. Popolazione pediatrica. Neonati, lattanti e bambini di età inferiore a 2 anni. Amix al 10% è controindicato nei neonati, nei lattanti e nei bambini di età inferiore a 2 anni, vedere paragrafo 4.3. Bambini e adolescenti da 2 a 13 anni. I dosaggi per questi gruppi di pazienti indicati di seguito costituiscono valori medi indicativi. Il dosaggio preciso deve essere adattato a ogni singolo caso in base a età, fase di sviluppo e patologia predominante. Dose giornaliera per bambini da 2 a 4 anni. 1,5 g di aminoacidi /kg di peso corporeo uguale 15 ml /kg di peso corporeo. Dose giornaliera per bambini da 5 a 13 anni. 1,0 g di aminoacidi /kg di peso corporeo uguale 10 ml /kg di peso corporeo. Bambini in condizioni critiche. Nei pazienti in condizioni critiche, la quantità di aminoacidi da assumere può essere superiore, fino a 3,0 g di aminoacidi per chilogrammi di peso corporeo al giorno. Velocità massima di infusione. 0,1 g di aminoacidi /kg di peso corporeo /h uguale 1,0 ml /kg di peso corporeo /h. Qualora sia necessaria una quantità di aminoacidi di 1,0 g /kg di peso corporeo /d o più, occorre prestare particolare attenzione alle limitazioni relative all'assunzione di liquidi. In tali situazioni, per evitare un sovraccarico di liquidi, è possibile che si debbano utilizzare soluzioni con un contenuto di aminoacidi più elevato.
Pazienti con compromissione renale/epatica. Le dosi devono essere modificate in base alle necessità individuali nei pazienti con insufficienza epatica o renale, vedere anche paragrafo 4.4. Amixal 10% è controindicato nei pazienti con insufficienza epatica grave e insufficienza renale grave in assenza di una terapia renale sostitutiva, vedere paragrafo 4.3. Durata di impiego. Questa soluzione può essere somministrata fino a quando la nutrizione parenterale è indicata. Modo di somministrazione. Uso endovenoso solo per infusione venosa centrale. Controindicazioni. Ipersensibilità a uno qualsiasi dei principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Anomalie congenite del metabolismo degli aminoacidi. Gravi disturbi circolatori con pericolo di vita, per esempio shock. Ipossia. Acidosi metabolica. Insufficienza epatica grave. Grave insufficienza renale in assenza di terapia sostitutiva renale. Insufficienza cardiaca scompensata. Edema polmonare acuto. Iperidratazione. Questo medicinale non deve essere somministrato a neonati, lattanti e bambini di età inferiore a 2 anni perché la composizione in aminoacidi non soddisfa in modo appropriato le esigenze nutrizionali specifiche per questa fascia di età pediatrica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il prodotto medicinale deve essere somministrato solo dopo attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio in presenza di disturbi del metabolismo degli aminoacidi, di origine diversa rispetto a quanto indicato nel paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nessuna accertata. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Amixal 10% durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Amixal 10% durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di Amixal 10% in donne in gravidanza non esistono. Con Amixal 10% non sono stati effettuati studi di riproduzione sugli animali. L'uso di Amixal 10%, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati. Possono manifestarsi effetti indesiderati che, comunque, non sono specificatamente correlati al prodotto ma alla nutrizione parenterale in generale, specialmente all'inizio della nutrizione parenterale. Gli effetti indesiderati sono elencati in base, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi da sovradosaggio di liquidi. Un sovradosaggio o una velocità di infusione eccessiva possono portare a iperidratazione, squilibrio elettrolitico ed edema polmonare. Sintomi da sovradosaggio di aminoacidi. Sovradosaggio o velocità di infusione eccessiva possono determinare reazioni di intolleranza che si manifestano sotto forma di nausea, vomito, mal di testa, iperammoniemia e perdite di aminoacidi a livello renale. Trattamento. Se si verificano reazioni di intolleranza, l'infusione di aminoacidi deve essere temporaneamente interrotta e ripresa in seguito a una velocità inferiore. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali, soluzioni EV per nutrizione parenterale, aminoacidi. Codice ATC. B05BA01. Meccanismo d'azione. Lo scopo dell'alimentazione parenterale è l'apporto di tutte le sostanze, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Poiché questo prodotto medicinale è infuso per via endovenosa, la biodisponibilità degli aminoacidi contenuti nella soluzione è pari al 100%. Distribuzione. Gli aminoacidi costituiscono le proteine presenti in dati preclinici di sicurezza. Con Amixal 10% non sono stati effettuati studi preclinici. Gli aminoacidi e gli elettroliti contenuti in Amixal 10% sono sostanze presenti naturalmente nell'organismo. Non sono quindi previste reazioni tossiche se, elenco degli eccipienti: acetilcisteina, acido citrico monoidrato, per la regolazione del pH, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.